Ciao a tutti e bentornati o benvenuti. Oggi vi insegnerò come potete riciclare le vostre borse vecchie. Questo modello qui vi farò vedere passo a passo come potete fare questa lavorazione. Potete anche riciclare varie forme di borse. Guardate fino alla fine per imparare passo a passo come ho fatto questa. Avete bisogno di un cordino, questa è la borsa vecchia rovinata. Andrò a scuscire questa borsa prendendo le parti buone per poter realizzare la borsa nuova che vedete qui. Utilizzo questo cutter per scuscire la borsa. Fate attenzione di non tagliarvi mentre fate questa lavorazione qui, ok? E poi sceglierò le parti che andrò a riutilizzare per la nostra borsa. Fate attenzione di non tagliare la pelle, andate piano piano per scuscire la borsa. Questo qui è il laterale. Questa è la parte di davanti che è buona. Ecco, ho terminato di scuscire la borsa. Abbiamo questo qua che non voglio fare vedere l'altro lato che è un po' rovinato, anche vedete è tutto rovinato, quindi sono andata a scuscire la borsa. Ora vedete questa borsa, questa parte in scamoscio, però è in buone condizioni. Questa parte lo tengo per rifare la borsa. La fodera è ancora buona, così come lo andrò a riutilizzarla, ma questa parte andrò a farla all'uncinetto seguendo la forma di questo pannello qui. Se vedete è tutta rovinata. Potete anche fare la parte dell'uncinetto, fare lo spazio quando andate a coprirlo e riutilizzare questa tasca se volete, utilizzare questo come rinforzo. Ma siccome voglio eliminare questi due completamente, andrò a farla all'uncinetto e rinforzarla con il feltro, e poi andrò a mettere qualcosa in più perché voglio cambiare un po' il modello della borsa, perché qui non ha il manico, magari andrò a mettere il manico. Ora vi faccio vedere il pannello all'uncinetto che ho fatto, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Allora questo primo pannello andrà davanti per il pannello che devo andare a sostituire. Ho fatto questo qua all'uncinetto, un po' punto nocciolina e maglia alta e maglia bassa, ok? Ho fatto maglia bassa per fare il manico qui, ho cucito al pannello, ho fatto dietro maglia alta e maglia bassa. Ecco perché è venuto questa trama qui. Questa trama che vedete è composta da maglia alta e maglia bassa, e ho fatto anche il manico. Ora questo qua andremo a cucirla qui, però vedete abbiamo il centro, quindi dovete andare a piegare questo, trovate il centro e andate a fissare qui e fissate sopra e anche sopra. Poi con l'ago e filo andrò a cucire questo. Utilizzerò l'ago e il filo poliester per cucire molto forte. Andrò a cucirla a mano partendo sempre da centro per non sbagliare. Potete anche fissarla con gli spilli, che questo è centro, solo per farvi vedere un po' come andrò a cucirla qui. Vedete, vado a centro. Potete anche cucire con il filo del nylon trasparente, così non si vedono la cucitura se il filato non è giusto colore del vostro pannello, ok?
potete anche fare qualsiasi punto che volete per. Quindi andrò ora a cucire questo pannello qui e questo a questo. Poi vi faccio vedere che ho fatto il laterale a punto basso seguendo anche la forma del laterale. Questo che vedete qui è il laterale originale, sono andata a utilizzarla come rinforzo per non mettere sia la rete canvas o anche fettro, e così ho già il laterale fatta. Ora dopo che cuscio la parte di davanti andrò a montare il laterale che è il giro borsa alla borsa. Lo faccio e poi vi faccio vedere come andrò a inserire la fodera e il finale della borsa, come verrà la borsa. Ho terminato di cucire il pannello dell'uncinetto a questa fascia qui, vedete, l'ho cucita con il filo trasparente, vedete, pure dietro è cucita. Ora devo andare a fissare il laterale che è il giro borsa, quindi prenderò, perché già l'ho fissato al pannello della borsa stessa, è fatta con maglia bassa, quindi andate a fissarla così con gli spilli. Ok, vedete, la stessa cosa andrò a fare da questo lato, così alla fine andremo a fissare il laterale così e avremo una borsa riciclata con questo metodo. Quindi per farla venire uguale andate da questo lato e fissate. Vedete, quindi andate a fissarla bene e poi cucire con il filo trasparente. Vedete, ho terminato di cucire i pannelli, ora devo inserire la fodera e cucire la fodera alla borsa. Recuperiamo anche la fodera della borsa originale, quindi io vado a inserire dentro la fodera, lo sistemo bene e poi vado sempre con il filo trasparente a cucire la parte di sopra, così fisso la fodera originale alla borsa. Ho terminato di cucire la fodera, vedete, ora si può chiudere la borsa. Abbiamo la borsa rinnovata. Quindi se vi piace questo tipo di tutorial fatemelo sapere nei commenti, e potete anche agganciare la tracolla qui per portarla alla spalla. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao.